ci scriverete, ma non ho capito una mazza, perché io ho in sempre realtà fatto così. ho sempre... Capito? Non stiamo dicendo che tu non hai fatto così. Mangi tanta di quella merda, sì, tanto la mangi comunque, tanto la mangi, fermo restando che sia in Italia che in Finlandia la cosa che spacca le famiglie cosa sono? Devi fare la lavatrice, devi pulire casa, devi fare la spesa. Sì, un film assolutamente antistorico sulla Scozia, così bellissimo film. Perché io ci sono andato 3 volte da solo. Italia Lyset. Benvenuti di nuovo a Sisu e Spaghetti. Oggi mi verrebbe da dire amor famiglie, vincit omnia. Ecco, vedi la grande sapienza dei latini. Perché oggi parliamo della famiglia. Concetto di famiglia. Famiglia finlandese spiegata o comunque presentata agli italiani. E vi anticipiamo già che ne sentirete delle belle perché i concetti sono leggermente diversi. Sì. Questa sarà una puntata che ci attirerà un sacco di commenti controversi e un sacco di parolacce, ma noi come al solito ce ne sbattiamo i coglioni. Da veri finlandesi, bravo. E quindi i rapporti familiari. Sì. Io mi sono fatto un'idea abbastanza precisa e articolata dei rapporti familiari in Finlandia. Tu? Io non ci ho capito una mazza, perché ho visto davvero le situazioni più controverse, nel senso delle cose più vicine al nostro concetto e altre cose che... È vero, non sembra esserci una linea, come dire, una linea comune differentissima dalla nostra cultura mediterranea o molto simile alla nostra cultura mediterranea. Sono punti di contatto e punti di divergenza. Una cosa che mi verrebbe da dire sicuramente è che è molto più diffusa una famiglia allargata come nella società. Perché mi ricordo che la prima volta che venni in Finlandia andai a una festa di un'amica finlandese e questa cominciava a presentarmi mio fratello, mia sorella, l'altra mia sorella, un'altra mia sorella, un'altra mia sorella, e dicevo ma quanti ne avete fatti così? E poi ho scoperto che erano, adesso non ricordo quale, ma era tipo madre, 2 padri, l'altra madre, cioè uno che aveva sposato così, e poi alcuni vivevano insieme, altri no, ed era ovviamente la cosa più normale del mondo. E io lì dico, accidenti, ma come fate a riconoscervi tra di voi? Perché effettivamente, cioè, non solo il padre si è risposato e ha fatto un figlio con un altro, ma anche più volte, no? Quindi quella è una cosa che mi colpì, ho detto, sarà un caso isolato. Poi invece, abitando un po' di anni, no, effettivamente è una cosa abbastanza normale, anche perché la statistica è che circa un matrimonio su 2 in Finlandia finisce in divorzio, cos'era, entro 7 anni, adesso non mi ricordo. Comunque, io lì ho la mia tesi su quello. Io lì ho la mia tesi. Magari faremo una puntata a parte addirittura sui matrimoni, che potrebbe essere molto, molto interessante, però insomma questa statistica ci dimostra comunque che le famiglie in Finlandia sono, magari rispetto io dico sempre i paesi mediterranei, le culture latine, così come quella italiana, spagnola, greca e così via, sono fatti magari meno per durare, cioè c'è un rimescolamento, ci sono delle rivoluzioni di vita più frequenti rispetto alla nostra cultura, e possiamo dirvi che qua non viene vista come una cosa estremamente negativa. Certo, anche in Finlandia c'è chi si interroga sul decadimento o lo scarso appeal moderno della famiglia tradizionale, e c'è chi comunque problematizza non vuol dire la giudica per forza una cosa negativa, ma si interroga sul perché, il per come e su quali vantaggi e svantaggi questa cosa possa portare. Anche perché mi verrebbe da dire che comunque è una cosa socialmente accettata da parte della ma anche per me ormai che sono, come te ovviamente, che siamo in questa società, se uno mi viene a dire perché mia madre, non mi fa né caldo né freddo. No, esatto, proprio zero. È completamente normale, noi ci siamo abituati. Come si compongono e come funzionano i rapporti tra le persone nella famiglia? Allora, se io dovessi dirti, poi mi dici la tua ovviamente, se io ti dovessi dire cosa concepisce un finlandese quando dice famiglia,
E io ti dico padre, madre, figlio, sorella, fratello. Diciamo i parenti di primo grado. Primo grado, basta. Se lo chiedi a me, poi magari sono io quello anomalo, non lo so, mi dici quella tua, mi dite voi anche cosa intendete voi per famiglia. Se chiedi a me cosa intendi per la famiglia, ma io ti includo anche zii, cugini, prozii, ma tranquillamente proprio, perché per me la famiglia sono le persone con cui cresci. Sì. Punto. Cioè per me è quello il presupposto. Io personalmente sono cresciuto in un nucleo familiare con zii, cugini, quindi per me quelli sono automaticamente alla sì, fanno parte della tua famiglia come se fossero fratelli, sorelle, assolutamente sì. E così via. Ma anche perché l'Italia è un paese che si è modernizzato relativamente di recente, ma noi fino a 50 anni fa, no, 50 magari no, ma diciamo che fino alla seconda guerra mondiale fondamentalmente siamo stati gli storici dell'economia, adesso mi faranno a strisce, ma fondamentalmente siamo stati un paese agricolo, anche perché la nostra geografia ci ha permesso era adatta a questa cosa qua. Soprattutto nel nord, mi viene da pensare, io vengo dalla pianura padana, era normale avere queste corti agricole con la generazione, no? I 3 livelli di generazione, cioè i nonni che magari avevano fondato la corte o addirittura l'avevano loro stessi ereditata dai bisnonni, i genitori ed i figli, con tutto il parentame, diciamo, in linea orizzontale, chi viveva nella stessa corte, magari poi in abitazioni, no? In case diverse, sì. ma si condivideva tutti lo stesso spazio, quindi era un po' quello che si vede, no, nei film tipo Braveheart, assolutamente antistorico sulla Scozia, così bellissimo film, ma che non fa passare, che poi fa passare anche gli scozzesi come dei barbari. Beh, tutto. Perfetto, sì, le cornamuse scozzesi che non sono cornamuse scozzesi, certo, quello che volete. La morte però era abbastanza fedele, esatto, di William Wallace. Sì. Comunque, quando si parla del clan, io mi riferisco sempre alla famiglia italiana come un clan, nel senso dove tutti sanno tutto di tutti, i rapporti sono stretti e un po' anche come nelle soap opera, nelle telenovelas, no, sudamericane o spagnole, i membri della famiglia hanno sempre la loro da dire sugli affari degli altri. No? Hai notato questa cosa qua? Sì. Perché la famiglia, diciamo, tipica italiana, quella che viene anche un po' stereotipata e ne viene fatta parodia nel cinema, ma anche nella nostra commedia italiana, è quella dove la zia mette sempre il becco negli affari della figlia non ancora sposata, lo zio non vuole che il cugino frequenti quella persona lì, eccetera, cioè tutto è un po' collegato. Mentre qua in Finlandia, generalmente, tu dopo che hai compiuto 18 anni... I 18 anni sono il punto di svolta. Nessuno ti può più dire niente e anzi, se un parente si comincia a impicciare degli affari di una persona giovane, cosa che comunque generalmente non succede perché non gli viene neanche da farlo, ma è abbastanza probabile che gli si risponda con un fatti gli affaracci tuoi. È vero o no? Sì, secondo me la grossa discriminante è anche quella che poi sul rapporto con i genitori, io sinceramente mi piacerebbe chiederlo magari a qualcuno che ha a che fare con queste cose a livello professionale. La mia è l'esperienza limitata a quello che ho sperimentato io in prima persona ovviamente, però ti dico che è un rapporto sicuramente diverso. Da noi c'è, anche lì vado un po' per stereotipi, però per quello che ho provato io, molta più protezione nei confronti dei figli, proprio sanno, gli si fa tutto, cioè c'è gente che ha la mentalità vivo per fare qualcosa per i figli, no? Che è un bene ma anche un male, cioè, perché poi si tende a estremizzare una o l'altra cosa. Qua non dico che c'è una noncuranza nei confronti dei figli, ma già da piccoli io ho notato dalle cose che mi sono state dette da diverse persone, gli lasciano già un'indipendenza diversa. Molta gente confonde questo come un me ne frego dei figli. In qualche caso c'è gente sicuramente che se ne frega dei figli ed è fattuale. Però come diciamo
standard medio così, no, vuol dire semplicemente che ti lasciano più indipendenza, proprio perché nella cultura finlandese l'aspettativa è che tu a 18 anni fai pattine e smammi. E tra l'altro questa è una cosa che io ogni volta mi fa un po' girare le scatole, ma non in relazioni finlandesi, che loro fanno solo bene, in relazione poi quando tirano questo discorso per noi italiani, perché non capiscono il contesto in cui italiani esatto. mammoni, a me quello mi dà un fastidio perché tu non sai neanche di cosa stai parlando, esatto. Non sai che i costi che ci sono, non sai le situazioni, non sai niente, per cui lascia perdere. Allora, per il pubblico a casa, ricapitoliamo un attimo, sì. Qual è, diciamo adesso noi parliamo della nostra generazione, sì. no? Quindi non andiamo a parlare di chi ha magari 12 anni adesso in Italia. Anche perché siamo troppo vecchi. Sì, per cui... esatto, quindi parliamo di cose che abbiamo sperimentato sulla nostra pelle. Per la nostra generazione il percorso, diciamo, standard del figlio o della figlia italiana, figli italiani, insomma, è stato che tu vivi con i tuoi genitori, fai l'università o vivendo a casa tua facendo il pendolare o andando a vivere da un'altra parte, ma insomma, salvo rari casi in cui l'economia della casa non se lo può permettere, i genitori ti supportano durante gli studi, tu ti fai 3 o 5 anni di studi filati, più o meno protetto dall'egida del papà e della mamma, se nei casi standard, insomma. Poi ripeto, non stiamo a dire che non ci sono le eccezioni, quindi a casa ci scriverete ma non ho capito una mazza perché io ho sempre fatto così, capito? Non stiamo dicendo che tu non hai fatto così, stiamo dicendo che la casistica generale degli italiani è più o meno stata così. E poi vai a lavorare, cominci a mettere i tuoi soldi così, e quando ti trovi una persona con cui andare a smammare, generalmente, lo dice già la parola, smammare, cioè staccarsi dalla mamma, allora vai a vivere in un nucleo familiare ed abitativo per i cavoli tuoi, giusto? Sì, assolutamente sì. In Finlandia la cosa è stata differente, almeno la cultura, diciamo fino adesso, con le condizioni socio-economiche che ci sono state, è stata che tu fino a 18 anni, qualcuno addirittura anche prima se ne va di casa, vero, ma quello. bene o male fino a che finisci il liceo o la scuola professionale tu vivi a casa con i tuoi. Quando è finito, che tu vada a lavorare, che tu vada all'università, che tu vada a fare un'altra scuola professionale più di perfezionamento su quello che sai fare, tu smammi e vai a vivere per i cavoli tuoi. Come mai qui è possibile o è stato possibile o le cose si sono incanalate in questa maniera e in Italia no? Tu ci hai pensato? Ci sono tanti fattori secondo me. Perché cominciamo a darne qualcuno. Il fattore principale, mi verrebbe da dire, al di là di quello che è il rapporto con i familiari, è che il lato finanziario economico sia la prima discriminante del fatto per cui un italiano, a meno che non abbia necessità del tipo, se io devo andare a studiare in un'altra città, è ovvio che mi devo trovare un appartamento in affitto, e infatti molti vanno in condivisione con altri studenti, e quella è la cosa più normale, ma altrimenti per ridurre le spese, anche perché poi gli stipendi magari sono quelli che sono, c'hai l'auto costa eccetera, dici non mi rimane in tasca niente, almeno risparmio i soldi dell'affitto, rimango in casa da me che è abbastanza grande, non è un appartamentino così, si rimane magari in casa di famiglia dove hanno vissuto zii, nonni eccetera, quindi c'è lo spazio e quindi si ottimizzano i costi. Poi di solito quando c'è l'amorosa, magari vai a convivere, ti sposi, quello che è lì comincia poi in età più tarda rispetto a quella finlandese la vita più indipendente. Esatto. Nella parte invece finlandese c'è una questione sicuramente di supporto da parte dello Stato come sistema, quindi hai sicuramente delle agevolazioni. Il concetto stesso di quando frequento l'università, una delle cose normalissime per uno studente finlandese è fare dei lavoretti part-time, o quando l'università fa la pausa per dire estiva, o altrimenti durante l'anno fanno anche dei lavoretti per dire lavoro al supermercato. Sì, fanno qualche turno in modo da raccimolare un po' di soldi, e i costi generalmente vengono abbassati dal fatto che non si paga l'università, l'istruzione è gratuita, B, come abbiamo detto in un'altra puntata, gli studenti hanno delle agevolazioni, nel senso che i trasporti, per esempio, costano la metà. Gli studentati
sono a costi molto accessibili per gli studenti, soprattutto se gli studenti si adattano a convivere con qualcuno, convivere nel senso a spartire la casa anche solo con un'altra persona, ma i costi si abbattono già di un bel po'. Quindi messi insieme tutti questi fattori, il fatto di lavorare un pochettino, anche perché il calendario degli studi è più rilassato rispetto a quello dell'università italiana. Ma infatti una delle cose normali che mi colpì quando mi trasferì in Finlandia fu il fatto che immediatamente l'università stessa mi diceva, io mi ero trasferito per un master, 2 anni, mi dice tu hai tempo fino a 4 anni per completarlo, cioè già mi dicevano sì. Guarda che puoi farlo in tot, e io dicevo che mi frega, io in 2 sono abituato. Sì, noi siamo abituati che ti danno un tempo nominale, tu finisci la laurea entro quel tempo lì. Perché anche, l'hai già citato prima, perché se noi dici vado a fare una triennale, tu dici io posso farla in 5 anni, sì, ma vuol dire che paghi 2 anni in più di tasse. Quindi c'è anche quello inconsciamente che ti dice 3 anni, cioè frega niente. Qua il fatto che non paghi è tutto, il fatto che magari ti permettono di lavorare ti fa diluire un pochettino la tempistica, quindi sicuramente più rilassato, poi il sistema scolastico universitario in particolare ne parleremo. Anzi, oltretutto c'è un incentivo a finire dopo. Sì. Perché tu finché sei studente puoi vivere nell'appartamento da studenti, puoi godere dei benefit da studente, quindi degli sgravi fiscali, la sanità, mensa, trasporti, chi più ne ha più ne metta. Esatto, ecco. Quindi io adesso non posso fare nomi perché non è bello, però io ho incontrato diversi finlandesi e anche non finlandesi che mi hanno detto sì, ma io potrei tranquillamente laurearmi quest'anno, ma no, probabilmente la tiro lunga, mi faccio un altro paio di anni, perché ho l'appartamento che costa niente, perché pago metà dei biglietti dell'autobus e del treno, tutte queste cose qua, capito? Beh, io e te ne abbiamo uno in comune che non nominerò, non finlandese, che non si è laureato e ha continuato 2 anni solo per andare a mangiare in mensa. Ah, sì. E non aveva nessuna intenzione di laurearsi, esatto, per farti capire. Però... Dopo, allora, come funziona? Che se tu adesso stiamo facendo una parentesi sul sistema universitario, ma la chiuderemo presto, che tu non puoi più fare questa cosa qua a vita naturale durante. Quando noi ci siamo trasferiti qua ancora c'era della gente che era 20 anni che studiava all'università. Sì, adesso no, ti tagliano giustamente, cazzo, ti tagliano anche le gambe prima, ti dicono o ti laurei o se no ti pariamo via e ciao. Però insomma diciamo che sono stati molto molto tolleranti e per certi versi lo sono ancora, però la ragione per cui ne stiamo parlando oggi di questo argomento è che vorremmo un po' sfatare questo mito che nel nord Europa sono tutti bravissimi, no? Sono tutti coscienziosi che a 17-18 anni si levano dalle balle e noi invece mediterranei di cultura latina, neolatina, siamo i mammoni che ci piace stare a casa. In realtà provateci voi ad andare a vivere per i cavoli vostri a Milano a 18 anni, al primo lavoro o facendo l'università. Ma anche a Torino, in altri posti. Anche a Torino, ma anche a Mantova. Cioè, perché Milano stai tranquillo. È caro, ma basta anche andare in un qualsiasi posto. Tanto di posti economici oggi in Italia penso che ce ne siano molto pochi. Però tutte queste influenze, cioè tutte queste cose che abbiamo detto, ci siamo soffermati un po' a parlare dei benefit student, perché queste sono tutte agevolazioni che inducono un ragazzo a avere più cuor leggero, a riuscire a costruirsi un'indipendenza già in tenera età. Certo. Se aggiungete il fatto che culturalmente questo è l'andazzo standard, quindi la gente si aspetta questo dai propri figli, che dice, cioè io non devo neanche parlarne, do per scontato che tu a 18 anni voglia standardizzarti a quello che la società, diciamo, ha creato. Quindi il fatto di andare via 17, 18, 19 anni. Sì, io guarda, mi riallaccio al discorso che tu facevi prima, no? Dell'indifferenza / indipendenza nei confronti, parliamo adesso soprattutto nel rapporto tra i genitori e i figli. Secondo me queste sono due facce della stessa medaglia che è difficile scindere l'una dall'altra. Si muovono un po' su un continuum e
trovare, diciamo, il giusto mezzo è molto difficile, perché da una parte io vedo anche, conoscendo tantissime persone finlandesi, di situazioni in cui da parte dei genitori, cioè scusa, non da parte dei genitori e basta, ma in entrambe le direzioni, c'è un menefreghismo, no? Mhm. Cioè vedo i miei 2 volte l'anno, 3 volte l'anno, ma sì, ci faccio una chiacchierata ogni tanto per telefono e vaffanbagno, e magari ti vivono a mezz'ora, mezz'ora di distanza. Adesso posso capire che per gente come me o te, che siamo degli espatriati, non sia facile vedere, capito, andare a trovare i genitori o la famiglia così, perché devi prendere un aereo, devi programmare, prenderti delle ferie, hai anche un costo elevato, insomma. Ma per uno che vive una mezz'oretta di autobus dai genitori, a me è sempre parso strano, no? Al netto di tragedie familiari o sì, diciamo la visita di cortesia normale per capito? rivedere i tuoi... Esatto. Quello lo condivido in pieno, perché è esattamente la stessa impressione che ho avuto anch'io, esatto. Nel senso che non parlo di menefreghismo, ovviamente, facendo pensare che davvero se ne sbattano, però sicuramente a me interesserebbe di più, anche in una situazione diversa rispetto a quella che ho, mi interesserebbe di più vedere più frequentemente la mia famiglia. La mia famiglia, esatto. Sicuramente. Sì, questo ovviamente, come dicevamo prima, al netto di situazioni particolari, perché se c'è un motivo... No, nella routine... Se c'è un motivo particolare per cui c'è un rapporto cattivo tra i genitori e i figli, la visita della domenica. Ecco, ma se i rapporti, diciamo, sono neutri, piacevoli così e positivi, qui c'è molto meno il bisogno, si sente molto meno il bisogno di adesso vado a vedere i miei genitori o adesso chiamo i miei figli a fare il pranzo della domenica così. Ti faccio una battuta che però è vera. Dai. Io negli ultimi 12 mesi ho calcolato che sono andato dai miei suoceri più di mia moglie. Perché io ci sono andato 3 volte da solo. Sì. Ma non perché mi andavo ad staccare un pochettino da Helsinki, ho detto guarda che vengo a trovarvi, vieni, a noi fa piacere. E infatti io sono pappa e ciccia con loro, perché poi bisogna avere anche un buon rapporto. Certo, mi è andata di culo. Però il discorso è che negli ultimi 12 mesi, dove sono andato più di frequente, io sono andato 3 volte in più rispetto a lei. Beh, vedi, sei italiano anche nei rapporti con i tuoi suoceri finlandesi. Ma allora in realtà la cosa che mi ha un po' stupito, perché uno dice, vai lì, ti fili in casa di qualcuno, poi avrò avuto fortuna particolare io, quello non lo metto in dubbio, perché ho trovato delle belle persone, però a loro fa piacere, me l'hanno dimostrato, me l'hanno detto, cioè a loro fa piacere che io vada a trovarli. Quindi io dico, magari mi trattano un po' come un figlio che va effettivamente a trovarli, anziché i figli, penso che figli, esclusa mia moglie e gli altri, appunto Natale, le feste comandate, insomma, quelle, un po' per necessità, ma anche un po' secondo me Beh, noi adesso ci siamo un po' stupiti come dire, l'abbiamo messa forse in una luce un po' negativa questa distanza che c'è. Io però vorrei anche sottolineare l'elemento negativo nella nostra cultura italiana familiare. Per me è sempre stato quello di io l'ho visto un po' in tutte le famiglie italiane che conosco, l'ingerenza, no? Cioè che tu non sei veramente mai padrone delle tue decisioni, anche se nominalmente nelle parole lo sei, però poi nei fatti c'è sempre da avere il timbro, no? Da dire questa roba qua va bene perché la famiglia l'ha approvata, ma anche semplicemente il fatto che quello che faccio io venga, non io Paolo, ovviamente, ma quello che fa il figlio o la figlia media nella famiglia italiana, chissà perché poi tra 2 settimane lo sanno tutti i cugini, gli zii, i parenti, così, perché da noi c'è una cultura molto più aperta, molto più di comunicazione, in cui si bada di meno forse all'indipendenza e alla privacy della persona singola, no? Cioè si ragiona o si trattano le questioni dell'individuo come fossero una questione di tutta la famiglia. Che tra l'altro, questo esempio che fai, io lo accetto, perché io tra l'altro la mia famiglia è esattamente l'opposto, perché noi siamo assolutamente riservati, la mia famiglia italiana,
ci facciamo gli affari, no? C'è la condivisione, ma siamo molto, per le nostre. Però io accetto invece questa cosa del fatto che mediamente è così, certo. Io non rientro in questo, però sì, però riconosci lo stereotipo ha un fondo di verità. Ma certo. Quindi ci sono cose facili e cose difficili in entrambi gli approcci. Magari la mentalità finlandese potrebbe essere un pochettino più portata ci vediamo più spesso, così. La mentalità italiana potrebbe essere un attimo modificata verso l'indipendenza. L'allenamento all'indipendenza, l'abitudine all'indipendenza, non per necessità, ma per abitudine. Per abitudine, anche perché alla fine, diciamoci la verità, quando poi uno o una deve farsi una vita propria, le decisioni le dovranno comunque sempre prendere loro. Un po' di responsabilità te la devi prendere a un certo punto. Quindi il responsabilizzarsi già in un'età non sospetta, secondo me, ti rafforza molto. Poi, qual è l'errore che magari si fa? È interpretare questo dare responsabilità e indipendenza come un fregarsene, no? Dire. Invece, secondo me, è un po' come un bambino che deve imparare a camminare. Se tu lo continui a sostenere, non imparerà, adesso certo che imparerà a camminare, ma imparerà più con difficoltà, più tardi, così. Dall'altra parte, se gli dici, vabbè, certo, cammina, e vai dall'altra stanza a guardarti le partite del mondiale, no, stai facendo un grande favore, perché si alza, casca 2 volte, si fa male e non prova più. Sì, io la riassumerei come hai detto tu. Da una parte servirebbe un pochettino più abitudine a prendersi responsabilità, a responsabilizzare il ragazzo, la ragazza, e a creare un pochettino l'indipendenza prima di poi trovarsi di fronte al mondo reale, dove poi lì mangi tanta di quella merda, ovviamente. Tanto la mangi comunque, Lo so, proprio per quello, perché ti dico, così almeno sei preparato e non c'è quello shock del accidenti, devo pagare le bollette. Devi pagare le bollette, devi fare la lavatrice, devi pulire casa, devi fare la spesa, devi avere le cose più da adulto da fare. Dall'altra parte, invece, sulla parte finlandese, sì, forse quella cosa come posso dirlo, un'aumentata frequenza io direi riscaldare un attimo i rapporti. Noi abbiamo questa cultura, secondo me, in Italia del curare il rapporto familiare, cioè c'è una cura, no? Beh, da noi, se ti dice qual è uno dei tuoi valori, uno dei primi che ti viene subito la famiglia. La famiglia. Anche io te lo direi, certo. Io te lo direi, se mi chiedi a me qual è una famiglia. Certo. Famiglia. Qui invece questa è una società un po' più, anzi molto più, direi, individualista. Fermo restando che sia in Italia che in Finlandia la cosa che spacca le famiglie cosa sono? Le bionde. No. E me l'è servita così. Sì. No, giusto, ma a parte le bionde possono essere il denaro. I soldi. Sì, stavo per gli interessi. Gli interessi, sì, perché certo. Non so che esperienza hai tu, ma io in Italia come in Finlandia proprio pari in entrambi i paesi, io ho visto... Si vedono tante famiglie fratelli che litigano, che non si parlano più per questioni di soldi, eredità, quelle cose lì, no, quelle cose sono brutte, onestamente. Quindi così. Va bene, abbiamo sparato merda su entrambe le culture abbastanza. Come facciamo di solito, ma che ci farete sapere cosa ne pensate. Mi raccomando, tenete i commenti, insomma, su un tono civilizzato. Ricordate che sparare cacca sugli altri è facile, quindi cercate di spararla sugli altri. Perché fare le cose difficili? Cercate di tenere un tono dignitoso nei commenti e vi ringraziamo. No, non vi ringraziamo, dovete voi ringraziare. La ringrazio. Guarda, qua proprio sessione commenti da chiudere. Da chiudere, sì. Va bene, dai, ci vediamo la prossima volta. Ciao, Siso e Spaghetti. Ciao, Cagliolasi. Che pagliacci.